Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati su Radio Rossonera in questo giovedì 1 maggio 2025, quindi buona festa dei lavoratori a tutti quanti voi, chi lavora, chi non lavora, chi lavora tanto, poco, insomma buona festa del 1 maggio anche da parte nostra, che siamo sempre qui di nuovo con un nuovo video, un nuovo contenuto. Quindi io vi invito innanzitutto come sempre a cliccare il pollicione all'insù, cliccate il tasto del mi piace, mettete like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivando anche la campanella per tutte le notifiche. Lasciateci un commento molto importante con le vostre risposte a queste 3 domande di oggi, perché torna il format del Bea vs Henry, le 3 domande a cui proviamo a rispondere. Rispondete anche voi, mi raccomando, sotto nei commenti. L'eventuale vittoria della Coppa Italia salva la stagione? Vi direi di no. Vi direi onestamente di no, nel senso, spieghiamoci, sicuramente ci toglierebbe un sorriso, ci strapperebbe un sorriso, sarebbe una bella soddisfazione tornare a vincere 2 trofei in un anno, anche se sono trofei tra virgolette secondari come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, ma non salverebbe una stagione in cui tu praticamente da ottobre sei non più di settimo in classifica, a lungo nono in classifica, sei uscito dalla Champions League in malo modo tra la partita Zagabria contro la Dinamo e soprattutto il doppio confronto contro il Feyenoord, sia in Olanda che poi a San Siro. Non salverebbe questa stagione qua, anche in base poi a tutto quello che è successo durante la stagione, tutto quello che è accaduto anche extracampo durante la stagione, il cambio di allenatore, come è avvenuto, gli allenatori scelti, i giocatori, come si sono comportati, come hanno giocato, non giocato, insomma, senza parlare poi della questione dirigenziale che affronteremo magari anche nelle prossime domande e nei prossimi episodi. Ma comunque non salva una stagione, sicuramente la rende da gravemente o gravissimamente insufficiente a solo insufficiente, ok? Perché comunque ti saresti eventualmente, perché poi il Bologna lo devi battere, portato a casa due trofei, ma non la rende sufficiente, non la salva ragazzi. È da prima di Natale che il Milan non compete per il campionato, e da subito dopo Natale che il Milan è uscito dalla Champions in maniera raccapricciante, quindi non salva questa stagione. No, per me l'eventuale vittoria della Coppa Italia non salva la stagione, perché è stata una stagione molto deludente, ma soprattutto è stata una stagione che ti porterà a non giocare la Champions League l'anno prossimo. Ed è un qualcosa che non può salvare la stagione. Il Milan non ha mai trovato una quadra in questa stagione, sia con Fonseca, sia con Conceição, una media punti non da Milan ti ha portato a quella classifica, ma soprattutto è stata una classifica che non è mai, tra virgolette, cambiata. Il Milan non si ritrova in quella posizione ora. Il Milan è da prima di Natale che si trova in quella posizione. Ovviamente poi le speranze di qualificarsi in Champions League a dicembre sono alte, anche perché la rosa ha dei difetti, ha delle mancanze, ma non è assolutamente da nono posto. Quindi non si può salvare una stagione perché vince un trofeo fatto da 2 partite, per quanto contro Inter e Juventus sono 2 partite, e un trofeo come la Coppa Italia, che sicuramente è importante, ma non ti può far pensare, vabbè, 2 trofei, tutto sommato questa stagione abbiamo lavorato bene. Non si deve fare questo errore che tra l'altro è stato commesso anche l'anno scorso, quando con il secondo posto si pensava di qualificarsi in ciabatte in Champions League quest'anno. Grande errore,
perché se tu giochi per il quarto posto, se ti va bene arrivi quarto, se ti va male arrivi quinto, sesto, settimo o nono. Se tu giochi per il primo, se ti va bene arrivi primo, se ti va male arrivi secondo, terzo, quarto. E allora cambia. Il Milan deve tornare a competere per i primi posti, deve avere come priorità i primi posti, altrimenti si vivono stagioni come questa. Ma il Milan vuole davvero il direttore sportivo? È quello che ci avevano detto, ragazzi. È quello che ci avevano detto, perché Furlani, prima della semifinale di andata contro l'Inter, ai microfoni, se non erro, di Sport Mediaset, dice che stanno valutando la ricerca di un direttore sportivo tradizionale che era stato sostituito, i compiti erano stati suddivisi all'interno del gruppo di lavoro, ma ci si è resi conto che per sviluppare meglio il club serviva valutare il ritorno di un direttore sportivo tradizionale. Quindi quello che ci ha detto il Milan è che stanno valutando questa figura, che la stanno cercando, anche poi i fatti successi, gli incontri con Tare, gli incontri a Londra di Bre Cardinale con Tare stesso, a Roma di Furlani, gli incontri con Paratici come l'ultimo che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, i colloqui, comunque l'interesse più che i colloqui con Tony D'Amico, il direttore sportivo attualmente in carica all'Atalanta. Insomma, quello perlomeno di copertina, di facciata che ci stanno dimostrando è che il Milan questa figura la sta cercando. La vera domanda è: ma il Milan lo vuole davvero il direttore sportivo? E se lo vuole davvero, non l'avrebbe magari già preso, già bloccato, già contrattualizzato, come poteva essere Tare, che era libero? Questa è una domanda un po' più complicata, secondo me, a cui rispondere. Credo che lo scopriremo a fine stagione. Ne abbiamo parlato anche ieri durante Radio Rossonera Talk di questa cosa, e anche del fatto che magari si sta proprio aspettando la finale di Coppa Italia per prenderlo o meno, perché magari se vinci puoi dire: ma sì, abbiamo vinto 2 trofei, la stagione tutto sommato ok, non sarà stata scintillante, ma non è nemmeno da buttare, e quindi andiamo avanti così. Ecco, questo scenario per me è molto probabile. Mi auguro che non sia così, però non lo escludiamo, ragazzi. Io non lo escludo. Io onestamente con questa dirigenza non escludo nessuno scenario, nessun nome, nessuna possibilità, perché ci hanno dimostrato che, come in ogni serie TV che si rispetti, i colpi di scena sono dietro l'angolo, i retrofront sono dietro l'angolo, eccetera, eccetera. Quindi non mi stupirebbe niente. Se analizzo i fatti, vi dico di no. Perché è giusto riflettere, è giusto fare delle scelte ponderate, ma mi sembra che il tempo impiegato per scegliere un direttore sportivo sia veramente troppo. Anche perché, vista la stagione molto deludente, bisognava iniziare a lavorare prima possibile per la stagione successiva, per correggere quegli errori che si fanno da 2 anni, per cercare di migliorare quegli aspetti che non funzionano. Invece sono diverse settimane che il Milan deve scegliere il direttore sportivo, e a me sembra che Furlani stia facendo passare del tempo, perché se facciamo una piccola ricostruzione dei fatti, si parte da Cardinale e Ibrahimovic che incontrano Berta, poi incontrano Tare, poi Furlani va negli Stati Uniti per fermare Tare e ribadire che il direttore sportivo lo deciderà lui. Rimane il punto interrogativo perché è un amministratore delegato che negli ultimi 2 anni ha sbagliato quasi tutte le scelte sportive, e non vedo perché debba scegliere il prossimo direttore sportivo. Ma andiamo avanti. Furlani colloqui con Paratici, salta Paratici, si arriva su Tare, che però non convince. Quindi rispunta il nome di Tony D'Amico, che è sempre stato il favorito di Furlani, ma Tony D'Amico è il direttore sportivo dell'Atalanta, e anche ieri Percassi ha ribadito che rimane all'Atalanta. Quindi il tempo passa, e a me più passano le settimane, più ho l'impressione che Furlani alla fine ci dirà: il mio favorito non l'abbiamo potuto inserire all'interno del gruppo di lavoro, e quindi rimaniamo così. Non vedo il motivo, dato che, ribadisco, negli ultimi 2 anni le scelte sbagliate sono state tantissime, le scelte giuste veramente, veramente poche. Però l'impressione che si ha è questa, anche perché
Voglio dire, bisogna avere anche una competenza nel settore per scegliere un direttore sportivo, bisogna saperlo come lavora Tare, bisogna saperlo come lavora Paratici, bisogna saperlo come lavora Sartori, D'Amico, e a me sembra che ci sia molta improvvisazione su questo, tanti colloqui, tanti casting, danno proprio l'idea di poca competenza su questo settore, e il Milan ha bisogno di competenza, ha un estremo bisogno di competenza. Daresti una nuova chance a Conceição? Questa è una domanda un po' complicata a cui rispondere. Qualche settimana fa avevamo parlato, no? Non so se ricordate, nello scorso episodio avevamo parlato del ripartire con un allenatore magari specialista della difesa a 3, no? Perché abbiamo capito comunque che il Milan a 3 con il 3-4-3 è un pochino più compatto, un pochino più solido, meriti di averlo capito un po' tardi forse a Sergio Conceição, e quindi avevamo parlato del ripartire con i Conte, con i Gasperini o comunque con allenatori abili e specialisti nella difesa a 3. Poi bisogna capire come finirà la stagione Sergio Conceição, perché stiamo quasi dando per scontato che ha già portato a casa la Coppa Italia, stiamo dando per scontato che da qui alla fine in campionato le vince tutte, ma non è così. Bisogna vederlo, bisogna capirlo come chiuderà questa stagione Conceição. Al netto di tutto vi ho sempre detto e vi ribadisco, anche se questa è una delle domande che ci viene fatta maggiormente, io ribadisco che i due nomi da cui devi ripartire sono o Antonio Conte o Massimiliano Allegri. O Antonio Conte o Massimiliano Allegri, i miei due nomi. Poi ovvio, arriva Sarri, arriva Italiano, arriva De Zerbi, resta Conceição in una scia positiva, con un trend positivo. Guardo, osservo e cerco di capire come magari potrebbero andare le cose e aspetto magari a giudicare. Però se mi chiedete ad oggi da chi riparti, io non riparto da Conceição, io non lancio la monetina su Italiano alla prima vera chance in una big, con la pressione di una big, non lancio la monetina su De Zerbi che ogni tanto a qualche diciamo, non lo so, svarionamento o comunque esce fuori dai binari. Svarionamento non è che sia un termine bellissimo, esce un po' fuori dai binari. È successo al Marsiglia, era successo al Brighton, eccetera eccetera. Non vado a lanciare queste monetine, voglio un allenatore che ha sempre portato a casa le stagioni, anche quelle più negative, anche quelle dove non hai vinto, ma sei stato magari in lotta, hai combattuto per tanto tempo a lungo, poi magari l'obiettivo ti è sfumato verso la fine, però hai sempre o quasi centrato la Champions League, tante volte hanno vinto, e quindi i miei due nomi sono quelli lì, punto. Poi gli altri, se arriverà qualcuno di diverso o se dovesse rimanere Conceição, ripeto, in un trend positivo, quindi con la vittoria della Coppa Italia eventuale, con le ultime partite di campionato vinte, giocate bene con pochi gol subiti, aspetto, mi fermo e valuto poi quello che verrà fatto. Però i miei due nomi sono quelli lì. Questa è una domanda che in tanti si sono posti in questi giorni, soprattutto dopo la vittoria contro l'Inter che ha portato il Milan in finale di Coppa Italia, la vittoria contro il Venezia. Io vi dico di no, perché dati alla mano la media punti di Conceição è troppo bassa per affidargli una nuova stagione. E iniziare la stagione con l'allenatore giusto è fondamentale. Io capisco che ci sia sempre l'ancora di salvataggio del cambiare in corsa, ma lo abbiamo visto alla fatica che si fa ad arrivare in corsa. Quindi la scelta del prossimo allenatore è fondamentale. Non bisogna dare una chance a chi ha fatto tutto sommato qualcosa di buono. No, bisogna dare questa chance a qualcuno che fa bene, che siamo sicuri che faccia bene. Conceição ha letteralmente buttato nel cestino la Champions League, anche i giocatori, non sto dicendo che è tutta colpa di Conceição, però io capisco che si è arrivati in corsa, che il Milan era ed è una squadra con diverse difficoltà, però il Milan in Champions aveva due chance: vincere con la Dinamo, che ti portava ad essere tra le prime 8, non sei tra le prime 8, il sorteggio ti ha aiutato dandoti il Feyenoord, uscire contro il Feyenoord. Io capisco tutte le difficoltà del caso, però non si può. Quindi questo è la media punti, mi fa dire di no.
anche la gestione del rapporto con i giocatori si poteva fare un po' meglio, si poteva avere un clima un po' più sereno. La lite con Davide Calabria davanti a tutti gli occhi di San Siro è una cosa che non si fa, a mio parere. Anche qui ognuno avrà avuto le sue motivazioni, le proprie motivazioni, ma non si fa, e quindi vi dico di no, ma spero che il Milan scelga il prossimo allenatore in base al merito, non in base a chi è più malleabile, a chi è più aziendalista, a chi si piega di più alle scelte societarie. No, il Milan deve scegliere l'allenatore più bravo, perché risollevare questa squadra non sarà un gioco da ragazzi. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.